Buongiorno a tutti e benvenuti su IT Problem Solver. In questo video vedremo una dimostrazione di ethical hacking, in particolare l'esploit sulla vulnerabilità SMB MS1710, che è nota anche come Eternal Blue. Questa vulnerabilità ha avuto un grande impatto perché è stata sfruttata in attacchi come WannaCry e NotPetya. Chiaramente adesso come vedremo nella slide successiva, questo, questo video è solo a scopo dimostrativo, quindi non bisogna assolutamente tentare di sfruttare queste vulnerabilità per altri motivi, è solo da essere usato in modo didattico. Le tecniche che sono spiegate in questo video vanno utilizzate solo in ambienti di test e su macchine in cui si ha l'autorizzazione, oppure sono di propria proprietà, sono proprie macchine. Quindi non utilizzatelo mai su macchine in rete perché utilizzare questi metodi è illegale e può portare a conseguenze anche gravi. Andiamo adesso a vedere, andiamo adesso a vedere l'infrastruttura di rete. Andiamo adesso a vedere l'infrastruttura di rete che è basata su una rete virtuale, la rete 192.168.168.0/24, cioè 200, ci possono essere 256 indirizzi di questa rete e in particolare due macchine, la macchina dove ho installato Kali Linux, appunto dove c'è la distribuzione Linux fatta apposta per fare questi test di vulnerabilità, all'indirizzo 158, 168, 58, 216 e la macchina target o vittima all'indirizzo 192, 168, 58, 140. Quindi tutto si svolgerà in una rete isolata da tutti gli altri computer. Eh, Andiamo a vedere nella slide successiva che andremo adesso a affrontare la parte pratica della dimostrazione. Ecco qua, come vedete sullo sfondo nel video, avete la visualizzazione della macchina target, la macchina Windows 10 che per la precisione è una build 1607 del luglio del 2016 che non aveva ancora all'interno questa patch per proteggere dalle vulnerabilità. Poi se adesso faremo il tentativo, vedrete che il tentativo va a buon fine anche senza usare nessuna password del sistema target, però se ascoltate il video fino alla fine vi spiego anche il perché. Adesso proseguiamo con l'attacco, andiamo col primo comando per andare a ispezionare che cosa c'è, i servizi della macchina. Allora andremo a dare il comando nmap, che è un comando che qua ce l'ho già perché è l'ultimo comando che ho lanciato, meno sv, meno o, che sta per visualizza il sistema operativo target, che tipo di sistema operativo c'è. Lanciamo il comando, ci metterà qualche minuto per rispondere. Questo comando fa l'ispezione di tutte le porte attive dei servizi che sono attivi. Ecco che ha risposto il comando, ha risposto, qua vediamo l'elenco delle porte attive, la porta 80 dove c'è un IIS
che l'ho abilitato io, la porta 135 dove c'è il servizio RPC, che è lo standard di Microsoft, dato che in questa macchina target per fare il test è stato disabilitato il firewall e disabilitato l'antivirus, il Defender, proprio per fare questo test di vulnerabilità. Poi c'è la porta nel BIOS, la porta appunto dove c'è i servizi workgroup, dove si fa la condivisione dei servizi SMB. Ora andiamo col comando successivo, andiamo a cercare vulnerabilità. Ci sono due comandi possibili, vediamo, andremo a cercare questo comando. Primo comando cerca tutte le nmap meno script vuln, cerca tutte le vulnerabilità della macchina target. Poi c'è un altro comando che vi farò vedere un attimo dopo. Ecco, questo comando va a cercare tutte le vulnerabilità della macchina target, ci metterà qualche secondo. Ok, va benissimo, abbiamo visto che questo comando ha ritornato l'esito e ci ha dato la vulnerabilità, appunto, ci ha confermato che il sistema target è vulnerabile con la vulnerabilità Microsoft nota sì, da Microsoft MS17010. E allora potremo andare a vedere questo attacco. Un altro comando che poteva essere usato quando si sa già la vulnerabilità che si va a cercare, io adesso ce l'ho qua pronto, è la vulnerabilità specifica con la vulnerabilità Microsoft MS17010, che quindi gira più veloce, sono questi due comandi, ma tanto vale, in effetti in fretta ci ha confermato che il sistema è vulnerabile. Allora andiamo a vedere come eseguire il Metasploit con l'utility Metasploit di Kali Linux. Andiamo a lanciare il comando sudo ms console. Ci chiede la password di root. Un attimo che lo attiva. Sta partendo. Ecco qua che il codice. Ecco, siamo dentro la console Metasploit, siamo entrati all'interno della console e quindi possiamo andare a eseguire il comando di lancio è sudo msf console. Spero che l'avete visto prima e qua sopra vedete sudo msf console, nel caso vi fosse sfuggito perché non ho visto se il video è in pausa. E allora adesso la fase successiva è fare il search della vulnerabilità. Io ce l'ho già, so già quale usare, l'esploit da usare, ma facciamo un search, facciamo finta che non lo sappiamo. Search ms 17 010. Mi è scappato il tasto. Eccolo qua che ha dato i moduli. Ci sono un po' di exploit disponibili, quello che ci serve da usare in questo caso è questo. Io uso il numero 10 e possiamo dare direttamente per usarlo il comando use 10 o usare direttamente il comando la stringa. Facciamo così, usiamo la stringa per fare l'esempio più completo. Quindi diamo il comando use per usare l'esploit. Accendiamo questo 0. Ecco, usiamo il comando, parte l'esploit, lo carica, nella console il comando, l'esploit è pronto a essere caricato. Adesso possiamo andarlo a configurare.
possiamo intanto vedere le opzioni, show option, vedere tutte le opzioni, vediamo che come LHOST, che sarebbe la macchina attaccante, si è già configurato, la porta è la 445, quella nota del protocollo SMB, il name pipe, e andiamo a vedere le aree host, che sono gli host target, non c'è ancora, che potrebbe essere una lista, noi ne abbiamo uno solo, allora andiamo a mettere set rhosts 192.168.58.140 che è l'host target. Abbiamo configurato lo target, adesso bisogna scegliere il payload per entrare da usare per entrare nella macchina. Allora facciamo, diamo il comando show payloads e Metasploit ci dà l'elenco di tutti i payload. Bisogna cercare quello con metaterprete, che è l'interprete di comandi che ci consente di prendere il controllo. L'esploit giusto è questo, payload Windows x64, perché si tratta di una versione 64 bit, reverse, no, reverse TCP/IP, questo, copy, ok, sì, ho guardato solo, è proprio questo. Andiamo a fare set payload, andiamo a impostare questa stringa che ci siamo copiati, valeva la stessa regola di prima, si poteva mettere il numero invece della stringa. Il payload è impostato e siamo pronti all'attacco. Volendo si possono aggiungere altri comandi in più per vedere un log più completo, che sono set dbg trace uguale a 1 e set verbose uguale a 1. Quindi avremo più un ritorno completo di tutti i comandi. Per eseguire l'esploit possiamo dare il comando exploit o dare il comando room. Diamo il comando exploit. Io do sempre il comando room perché 3 caratteri sono meglio che 5. Ecco che parte l'esploit, vediamo se riusciamo a entrare nella macchina. Ci abbiamo un po' di comandi, però ci si conferma che la porta 445 è stata aperta e siamo all'interno della macchina. Siamo entrati nella macchina, l'hacking ha avuto successo, quindi possiamo dare il primo comando, il pconfig, per vedere se siamo davvero sulla macchina target. Potete vedere che siamo 128.58.140 è direttamente l'indirizzo della macchina target, siamo all'interno della macchina target. Poi possiamo dare il comando sysinfo per vedere, per vedere le informazioni del sistema operativo, vediamo che il nome del computer è Windows 10 Meta 16010, si tratta di Win 10, di una build, il nome della build esatto è 14393, poi io mi riferivo alla 1603, quella con cui ho indicato l'immagine ISO. Abbiamo dato il comando della possiamo vedere un po' di comandi del metaterprete, cosa consentirebbero di fare a un hacker che entra. Vediamo che l'hacker può entrare in azione subito oppure cominciare a stare silente, a spilare tutti, a catturare cosa digitiamo dalla tastiera, a catturare addirittura le immagini dalla webcam, e quindi può fare un sacco di cose, magari rimanere lì silente per un po' e aspettando di vedere, che questa è la cosa più pericolosa, oppure passare la criptatura dei dati e chiedere il riscatto. Se vogliamo entrare direttamente nel comando della macchina vittima target, diciamo il comando shell e siamo proprio dentro la macchina. Vedete che ha fatto un comando dir, siamo proprio all'interno della macchina Windows 10, siamo completamente all'interno del sistema operativo. Adesso potremo vedere quali sono gli user aperti col comando query user, vediamo che attivo l'utente Enrico come chiaramente
proviamo a visualizzare uno scherzetto, possiamo visualizzare un messaggio sul desktop. Ecco, andiamo a visualizzare questo piccolo messaggino sul desktop, il computer è stato chiarato. Andiamo a vedere, ecco che è comparso il messaggio sul desktop. Quindi è chiaro segno che l'hacking è andato a buon fine. Questo bel messaggino si è visualizzato sul computer target. Ora andiamo a fare l'ultima cosa, proviamo anche a spegnere il computer per confermare che siamo veramente padroni della macchina. Su DAO-S e fa l'esperimento fa lo spegnimento della macchina. Vediamo che vi arriva il messaggio che Windows sta per essere chiuso. Quindi conferma che l'esploit è stato eseguito con successo e ha avuto buon fine. Come, come vi ho detto prima, è stato possibile farlo senza usare, vedete che il sistema si sta spegnendo, senza usare la password, perché teoricamente per fare questo tipo di hacking da un certo punto di versione in poi ci va uno utente valido del sistema operativo. Poi se è stato abilitato l'accesso anonimo, chiaramente si può entrare. Fino a Windows 7 la Namen Pipe, cioè l'elenco dei servizi pubblicati sulla porta SMB era aperto a tutti, cioè qualsiasi esterno poteva visualizzare l'elenco di servizi. Poi successivamente è stato, è stato chiuso questa cosa perché già si sapeva che questa cosa comportava un rischio, era un rischio di sicurezza. Ecco, adesso vi ho aperto questa cosa perché vi voglio far vedere un'altra utilità che c'è in Kali Linux, che è l'Open VAS, cioè lo scan delle vulnerabilità. Ecco, insieme, questo è da installare a parte, non arriva con la cosa standard, ma ecco, siamo riusciti a entrare dopo un po' di fallimenti di password. Non siamo stati dei buoni hacker. Vedete che qua si possono configurare tutti gli scan, ne ho già fatto un po', lui alla fine dopo aver fatto gli scan mi fa vedere tutte le vulnerabilità, vediamo le vulnerabilità che ha trovato, una CVE 2015 e poi quella che aveva trovato quando ha fatto lo scan di questo sistema operativo che mi ha detto che è un sistema end of life, quindi mi ha confermato che è un sistema end of life e quindi mi ha detto di fare riferimento alla, diciamo, al sito Microsoft. E qua ci sono tutte le vulnerabilità, altre vulnerabilità trovate. E dopo di questa parte, diciamo, siamo arrivati alla conclusione del video. Andiamo a vedere le ultime slide, vi passo in modalità presentazione. Ecco, mi assicuro solo di avere il desktop configurato correttamente. Sì, adesso queste le abbiamo già viste. Queste sono l'elenco dei comandi. Ecco qua un piccolo, volevo parlare avendo visto come sfruttare questa vulnerabilità per accedere alla macchina, abbiamo visto come è importante che la macchina sia aggiornata. Questo è un esempio molto chiaro che, è molto, che bisogna tenere i sistemi aggiornati. E questo è l'ethical hacking, diciamo, vi ho messo alcuni riferimenti di biografia con l'ethical hacking, vi invito a esplorare questo mondo che è proprio in un modo diverso, diciamo che si chiama anche
L'etica Reiki si basa su un rigoroso codice etico che si distingue dai comuni criminali informatici. Questi sono i professionisti che svolgono col consenso del proprietario e rispetto delle leggi e diligenze dei test di vulnerabilità. Andando a vedere qua, alla fine vi ho messo una bibliografia, un attimo che vedo che è una bibliografia che c'è un elenco di, sì, si vede regolarmente, una bibliografia che c'è un elenco di articoli che voi potete andare a vedere sull'ethical hacking, sulla vulnerabilità MS017 e altre cose relative all'hacking, a questi test di vulnerabilità. Io vi ringrazio per l'attenzione, se qualcosa non vi è chiaro, facciamo un'altra transizione. Perfetto, un'altra transizione perché a volte quando si fanno le transizioni di diapositive per qualche motivo sparisce la diapositiva, è un mistero di questo, di, della cattura del desktop di OBS Studio. Ok, se qualche argomento non è chiaro, scrivetelo nei commenti, mettete un feedback positivo e mandatemi dei commenti e iscrivetevi soprattutto al canale per incentivare l'uso di questo video. In effetti questo è l'ultima slide e con questo vi saluto, con questo invito ad iscrivervi al canale. Vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. E andiamo in video, facciamo. Ok, grazie a tutti, vi ringrazio dell'attenzione e iscrivetevi al canale, arrivederci e buongiorno, grazie a tutti.